Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi mi trovo a Canzo e salirò appunto in cima ai Corni di Canzo facendo una traversata. Ho parcheggiato l'auto al parcheggio della Fonte del Gaium. Sono già praticamente alla Terza Alpe, quindi a 45 minuti dal parcheggio. Come vedete sono già in mezzo a un bosco. E è la prima volta anche per me ragazzi che salgo dal Gaium. Di solito per salire ai Corni di Canzo salivo da Valmadrera, quindi è la prima volta che faccio anche io questo sentiero. Vediamo com'è. Sono circa 1000 metri di dislivello e nulla ragazzi, continuo a camminare e ci vediamo più tardi. A dopo! Eccomi ragazzi, passato da poco l'agriturismo Terzalpe, adesso sono arrivato a questo bivio. Come vedete ci sono vari sentieri che porteranno in cima ai Corni di Canzo, ma io seguirò il sentiero numero 1 che sale appunto su di lì. E nulla, speriamo di non trovare neve in cima ai corni, perché in alcuni punti mi dovrò arrampicare e se no renderebbe il tutto un po' più difficile. E nulla ragazzi, proseguo, sono passati al momento 45 minuti e ci vediamo più tardi. A dopo! Eccomi ragazzi, passata 1 ora e 45, sono arrivato ai piedi del corno occidentale. C'è un po' di neve come potete vedere, vediamo se il sentiero su di qui e poi la cresta è percorribile, se no torno indietro e salgo da un'altra parte. Proviamo, vediamo quanto ci vuole. A dopo! Ragazzi, sto risalendo la cresta per arrivare in cima al corno occidentale. Qui sotto c'era decisamente un po' di neve. Qui adesso sulla cresta vedo che ce n'è, ma pochissima, ci sono pochi residui. E nulla, dai, continuo, ci vediamo su alla croce. A dopo!
Eccomi ragazzi, dopo 2 ore e un quarto circa sono arrivato in cima al corno occidentale, 1387 metri. In realtà pensavo in condizioni migliori, c'è un po' di neve, meno appunto come ho detto prima rispetto al tratto più basso, però è un po' leggermente impraticabile tra virgolette, nel senso che comunque bisogna stare veramente attentissimi. Dopo dovrò scendere giù di qua. Fortunatamente facendo le vie ferrate ho imparato un po' dove mettere le mani, quindi sono un po' più agevolato, però onestamente lo sconsiglio. Veramente non pensavo ci fosse neve, se devo essere sincero, e come vedete anche tutto intorno alle montagne dal Moregallo non sembrava ci fosse così tanta neve, quindi ho detto proviamo a salire e nulla, queste sono le condizioni. Oltretutto si sono alzate anche un po' le nuvole e il panorama è bellissimo solo da questa parte. E nulla ragazzi, dai, adesso mi riposo un attimo, barrettina, tè caldo e poi proseguo, stando molto attento. A dopo! Ragazzi, appena fatta la discesa del canalino, per nulla semplice con la neve, anzi già è difficile senza, con la neve richiede tanta attenzione. E nulla, adesso mi sto dirigendo da questa parte verso il corno centrale, ci vorrà circa un quarto d'ora, 20 minuti per raggiungerlo. Ci vediamo più tardi, a dopo! È arrivato anche in cima al corno occidentale, purtroppo non si vede nulla di lì, si vede sempre giù il panorama solo verso il lago, che vabbè è anche obiettivamente quello più bello. Peccato perché davano bel tempo, ma ovviamente iniziamo già come l'anno scorso a dare previsioni un po' così a caso, mi viene da dire. E nulla, no niente, speriamo di no, dai, speriamo sia solo un caso. E nulla, parecchia umidità. E niente ragazzi, mi riposo un attimo, poi in teoria dovrei continuare di là, anche se obiettivamente non si vede praticamente niente, quindi non so se aspettare un attimo e proseguire di lì o se ritornare indietro e passare dal rifugio Sev che è lì sotto, anche se in questo momento non si vede probabilmente con la videocamera, e proseguire dal sentiero di fianco al rifugio. Non lo so, adesso vedo un attimo. Dai, a dopo!
Arrivato anche al Corno Orientale, c'era lì parecchia gente perché appunto era quello più il corno più facile, diciamo, da raggiungere. E nulla, adesso sto seguendo le indicazioni per Acqua del Fo, che in 15 minuti dovrei raggiungere, e quindi farò una sorta di giro ad anello per tornare alla macchina. E nulla ragazzi, inizio a scendere. Questa è la strada nel bosco, pieno di fango. Questo giorno ha piovuto, è tutta un po' una pappetta. E nulla ragazzi, dai, ci vediamo più tardi. A dopo! Eccomi ragazzi, escursione quasi finita. In realtà manca ancora una mezz'ora ad arrivare alla macchina, ma praticamente sto percorrendo la stessa strada che ho fatto all'andata, la mulattiera, e al momento ci sto impiegando 5 ore e mezza. Escursione decisamente non adatta a tutti, nel senso che è abbastanza tecnica, come soprattutto la salita ai corni. D'inverno obiettivamente la sconsiglio, non penso che la rifarò in futuro. Sicuramente d'estate, in primavera senza neve è fattibile, è tutt'altra cosa. Soprattutto anche a scendere dal Corno Orientale bisogna stare veramente attenti, perché ok che ci sono le catene, ma è un attimo a scivolare, quindi partite con le giuste precauzioni. E nulla, ci vediamo in un prossimo video. Vi saluto, ciao a tutti!